Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona per chi ancora non mi conosce, benvenuti ai nuovi iscritti. Ebbene sì, oggi realizzeremo il progetto che avete visto in anteprima e che sto indossando adesso in tutto il suo splendore. Molto soddisfatta di questo top perché è meraviglioso, bellissimo, è un po' chic, giovanile, fresco, insomma perfetto per questa estate. Ve l'avevo detto tempo fa, iscrivetevi al canale per non perdervi progetti super estivi ed eccoci qua. Dunque questo progetto è molto semplice e anche veloce da realizzare, le principianti si possono mettere benissimo all'opera e realizzarlo e adattarlo alla propria taglia. Comunque andiamo direttamente all'occorrente. Cosa ho utilizzato? Ho utilizzato un qualcosa di super pregiato abbinato a qualcosa di super sbrilluccicoso che già un po' tutti conosciamo. Partiamo da ciò che conosciamo, ovvero Amore Drago nella colorazione 13. È un filato che già abbiamo visto in azione sia per la realizzazione della borsa Cherie che per la realizzazione del bolerino in azzurro ma anche in verde col sira, se vi ricordate. Con questo ho anche realizzato la bandana che sto indossando adesso. Ho abbinato Amore Drago al filato lino, un filato pregiatissimo, bellissimo, fresco, super estivo, direi anche morbido e lucente. Ogni gomitolo è composto da 50 grammi di lino, vi sono più o meno 165 metri di filato stesso. Colorazione utilizzata 91, uncinetti consigliati 4 e 5. Io ho lavorato entrambi i fili, quindi a doppio capo con l'uncinetto 3,5. Insomma, vi sono tantissime colorazioni. Se non vi va di utilizzare l'azzurrino, anche se è un colore di tendenza, potreste utilizzare altri colori e abbinare anche Amore Drago per un effetto chic, stra sbrilluccicoso. Non so se rende in fotocamera, ma è una meraviglia. Lo avete visto comunque già in anteprima. Potete reperire i materiali sullo shop borgodepazzi.com e se preferite acquistare i prodotti in maniera singola vi ricordo che potete reperirli presso tanti e vari shop estesi in tutta la penisola italiana che rivendono i filati Borgo de Pazzi. Vi esorto sempre a contattare il numero WhatsApp dell'azienda per qualsiasi informazione, dubbio o chiarimento. Trovate tutti i contatti utili come sempre sotto il video nel box informazioni. Fatemi sapere se questo progetto vi piace e se proverete a replicarlo. Magari posso intuire che qualcuna di voi lo realizzerà alle proprie figlie o alle nipoti, insomma fatemi sapere, supportatemi con un bel pollice all'insù, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi progetti super estivi, mi raccomando, ve lo ricordo ancora una volta. A questo punto possiamo passare direttamente al tutorial di oggi, sigla! Qui sullo schermo vi lascio tutte le indicazioni per adattare il progetto alla propria taglia. Avvio un cappio e faccio esattamente 11 catenelle che equivalgono a 6,5 cm per una taglia S. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A partire dalla seconda catenella vado a fare un punto basso, entro nella maglia del punto basso e sostituisco il primo punto alto. Prendo il filo e vado a lavorare un punto alto in ciascuna catenella sottostante per un totale di 10 punti alti. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10° ed ultimo punto alto. Sempre nell'ultima catenella aggiungo un secondo punto alto, una catenella di separazione e 2 punti alti. Ripeto il lavoro dall'altra parte, quindi vado a fare un punto alto in ciascun punto per un totale di 9 punti alti. 2, 3, 9° ed ultimo punto. Terminata la prima riga, ripeterò questo schema per un tot di righe. Faccio una catenella, giro il mio lavoro, sostituisco sempre il primo punto alto con i 2 punti bassi, un punto alto in ciascun punto, undicesimo ed ultimo punto alto sull'ultimo punto alto. Quando incontro la catenella di separazione ripeto l'aumento fatto di 2 punti alti, una catenella di separazione e 2 punti alti. Vado avanti fino a terminare la riga andando a lavorare un punto alto in ciascun punto sottostante per un totale sempre di 11 punti. Ultimo punto alto, catenella, giro il mio lavoro e procederò esattamente in questo modo per altre 3 righe, per un totale di 5 righe. In teoria con sole 5 righe avrei raggiunto, diciamo, la mia taglia, perché siamo a 13 cm per 11 cm, però è un po' succinta, quindi cosa faccio? Vado avanti per un'altra riga per un totale di 6 righe come vi dicevo prima. Infatti con 6 righe totali ho raggiunto queste dimensioni, ricordiamoci sempre che tutto varia in base ai filati utilizzati. Sono a 14 cm e mezzo per un'altezza di 12 cm e mezzo. Questa coppa oscilla tra una taglia S ed una taglia M, ma ancora non ho finito perché andrò a fare un giro di rifinitura per impreziosire la coppa stessa, quindi acquisirò qualche centimetro in più e mi sta pure bene perché per gusto personale preferisco delle coppe che non siano succinte ma che abbraccino bene il mio seno in modo che non ci sia quel vedo e non vedo. Vi consiglio comunque di fare sempre una prova, per esempio potreste prendere un bikini che avete a disposizione di fiducia e sovrapponete questo al bikini
e vedete se più o meno ci siete con le misure. Più le indicazioni che vi ho dato io, non dovreste avere problemi. Faccio una catenella, giro il mio lavoro e continuo per la sesta riga di rifinitura. Nel primo punto vado a fare un punto basso, dopodiché salto 2 punti, vado nel terzo e intanto faccio 3 punti alti. Tre catenelle, vado alla base della catenella nel punto alto, prendo le asole e chiudo a punto bassissimo, vado a fare un punto picot. Nello stesso punto aggiungo 2 punti alti, salto 1 e 2 punti, vado nel terzo e faccio un punto basso, salto 2 punti, prendo il filo, faccio 3 punti alti, tre catenelle, vado alla base nel punto alto, prendo il filo, punto picot e aggiungo 2 punti alti nello stesso. Salto 2 punti, vado nel terzo, faccio un punto basso. Prendo il filo, salto 2 punti, vado nella catenella di separazione e intanto faccio 1, 2, avvio 46 catenelle che nel mio caso equivalgono a circa 30 centimetri. (45), 46esima catenella. A partire dalla seconda sostituisco il primo punto alto con i 2 punti bassi, primo punto alto e continuo a lavorare un punto alto in ciascuna catenella per un totale di 45 punti alti. 3, 4, 5, 45esimo ed ultimo punto alto sull'ultima catenella. Aggiungo i 2 punti alti nella catenella di separazione sottostante e procedo col mio punto ventaglietti. Salto 2 punti, vado nel terzo, un punto basso. Salto 2 punti, vado nel terzo e lavoro intanto i primi 3 punti alti. Tre catenelle, un punto bassissimo alla base, un punto picot, aggiungo 2 punti alti, salto 2 punti, faccio un punto basso nel terzo, salto 2 punti, vado a lavorare l'ultimo ventaglio. Salto 2 punti, vado nell'ultimo e qui vado a lavorare 3 punti bassi perché mi ritrovo all'angolo. Continuerò la rifinitura anche in basso. Per cui salto 2 punti che corrispondono al punto alto, vado nella seconda riga e faccio un ventaglio. 1, 2, 3, 4, 5. Salto sempre 2 punti, 1, 2, vado nel terzo e faccio un punto basso. Prendo il filo, salto 1, 2 punti, vado nel terzo e faccio un ventaglio di 5 punti alti.
salto 1, 2 punti, vado nel terzo e faccio un punto basso, salto 2 punti, vado nel terzo e faccio l'ultimo ventaglio di 5 punti alti. Salto 2 punti, quindi la riga, ma vado a chiudere nel primo punto basso con un punto basso. E come notate non fa una piega, ho un totale di 4 ventagli sulla zona inferiore. Ora questa coppa si può ritenere a mio parere anche una M, quindi chi è taglia M può benissimo eseguire lo stesso procedimento. Chi è una S può seguire sempre lo stesso procedimento. Suggerisco di fare 5 righe anziché 6 più la rifinitura. Faccio una catenella, giro il mio lavoro, nel primo punto basso sostituisco il primo punto alto con i 2 punti bassi, poi faccio 2 catenelle, salto 2 punti e nel terzo faccio un punto basso, 2 catenelle, un punto alto sul punto basso, 2 catenelle, salto 1, 2 punti e nel terzo lavoro un punto basso, 2 catenelle, salto 2 punti e dove c'è il punto basso lavoro il punto alto. E di nuovo 1, 2 catenelle, salto 2 punti, sul terzo punto lavoro un punto basso, 2 catenelle, salto 2 punti, dove c'è il punto basso lavoro un punto alto, 2 catenelle, salto 2 punti e nel terzo faccio un punto basso, 2 catenelle e concludo la riga saltando i 2 punti e nel punto basso, nel primissimo, vado a fare un punto alto. Ora faccio 1, 2 catenelle, giro la mia coppa, mi ritrovo sul dritto del lavoro. Nel frattempo avrò fatto una primissima coppa, però chiaramente voi realizzerete la prima dopo aver visto il pattern di questa che stiamo realizzando insieme. Quindi poi ritornerete indietro con il video e farete esattamente questa operazione. La coppa è sul dritto. Fatte le 2 catenelle, vado ad agganciarmi esattamente nella stessa riga, quindi non questa dei ventagli ma nella seconda. Mi aggancio nel punto alto, inserisco l'asola, tiro fuori l'asola e vado a chiudere a punto bassissimo. Ritorno indietro lavorando un punto bassissimo in ciascuna catenella. E poi vado a riprendere il punto ventagli. Dove c'è il punto alto lavoro un punto basso. Dove c'è il punto basso lavoro un ventaglio di 5 punti. 1, 2, 3, 4, 5. Dove c'è il punto alto lavoro il punto basso, dove c'è il punto basso lavoro il ventaglio di 5 punti alti. Dove c'è il punto alto faccio il punto basso, terzo ventaglio, punto basso, quarto ed ultimo ventaglio sul punto basso e sull'ultimo punto alto che mi rimane vado a fare un punto basso. Sono entrata proprio in questo punto quando ho agganciato l'altra coppa, quindi prendo il filo, punto basso. Ora ripeto la seconda riga, catenella, giro il mio lavoro, sul punto basso il punto alto che sostituisco con i 2 punti bassi, 2 catenelle, salto 2 punti, vado nel terzo e faccio un punto basso, faccio 2 catenelle e dove c'è il punto basso faccio il punto alto, 2 catenelle, punto basso sul terzo punto, 2 catenelle, punto alto sul punto basso,
2 catenelle, punto basso sul terzo punto, 2 catenelle, un punto alto sul punto basso. E per l'ultima volta 1, 2, un punto basso sul terzo punto, 2 catenelle, un punto alto sull'ultimo punto alto, e proprio come ho fatto poco fa aggiungo 2 catenelle, giro in questo modo il mio lavoro, vado sul punto alto, esattamente sono nella stessa riga, inserisco il cappio, lo faccio passare, chiudo punto bassissimo, devo andare a lavorare l'ultima riga di ventaglietti, quindi mi riporto sull'altra coppa lavorando un punto bassissimo e un secondo. Ok, riprendiamo, sul punto alto facciamo il punto basso, sul punto basso facciamo il ventaglio e così via fino a terminare la riga. Andiamo a ripetere in sostanza quello che abbiamo fatto prima. Ventaglio punto basso fino a terminarla. Questo sarà il risultato. Ho congiunto le due coppe, sulla zona centrale abbiamo questa zona così carina traforata. Adesso andiamo a realizzare nello stesso tempo la parte dietro, per cui continuo la mia lavorazione andando a fare esattamente 30 catenelle più una che mi serve per girare il lavoro. 30 catenelle equivalgono all'incirca 20 cm, 22 cm e sono multiplo di 5, mi raccomando il multiplo perché stiamo lavorando il punto ventaglietti, il multiplo è 5, quindi in base alla taglia andate a realizzare più o meno catenelle multiplo di 5, io ne realizzo 30 più una, 1, 2, 3, 4, 30 più una per ritornare indietro. Giro il mio lavoro, vado a lavorare su ciascuna catenella la lavorazione a punto alto e a punto basso con le catenelle di separazione. A partire dalla seconda sostituisco il primo punto alto con i due punti bassi, faccio 2 catenelle, salto 1, 2 catenelle, vado nella terza e faccio un punto basso. Quindi 1, 2, salto 1, 2 e nella terza catenella faccio un punto alto e alternerò questi punti. 1, 2 catenelle, ne salto 2 e nella terza catenella faccio un punto basso. Quindi 1, 2, prendo il filo, salto 1, 2 catenelle e nella terza faccio un punto alto e continuo così per tutte le catenelle. Se avete calcolato bene il multiplo di 5 vi ritroverete con le ultime 2 catenelle e poi c'è il punto basso. Sul punto basso andiamo a lavorare il punto alto. Ok, quindi continuiamo la nostra lavorazione sui ventaglietti. Questo sarà il risultato per adesso. Faccio le 2 catenelle, salto 1, 2 punti e nel terzo punto faccio un punto basso, 2 catenelle, dove c'è il punto basso faccio il punto alto e così via. Qui possiamo fare le 2 catenelle, sul punto basso facciamo ovviamente il punto alto, dobbiamo essere coerenti con la lavorazione e di nuovo 1, 2, punto basso sul terzo, 1, 2, punto alto sul punto basso, 1, 2, un punto basso, 1, 2, concludiamo la riga con un punto alto sul punto basso e anche da quest'altra parte andiamo a ripetere il lavoro di prima, 30
catenelle più una, sempre multiplo di 5. 2, 3, 4, 5, 30, 31esima per girare e ritornare indietro. Non ritorneremo stavolta indietro con i punti bassi ed i punti alti e le catenelle, ma con il punto ventagli. A partire dalla seconda andiamo a realizzare un punto basso. Prendiamo il filo, saltiamo 2 catenelle e nella terza catenella lavoriamo il ventaglio di 5 punti alti. 2, 3, 4, 5. Salto 1, 2 catenelle, nella terza faccio un punto basso e riparto col ventaglio. Salto 1 e 2 e nel terzo punto faccio 5 punti alti. Continuiamo così per tutte le catenelle che abbiamo al di sotto. Mi raccomando, fate sempre delle prove, indossate il capo, vedete se la circonferenza del seno, il sottoseno più che altro, quindi a partire proprio da sotto al seno, misurate la circonferenza e andate a suddividere i centimetri che vi sviluppa. Intanto andate a misurare quanto vi sviluppa la parte davanti e aggiungete ciò che vi manca. Anche al termine della riga vi rimarranno le ultime 2 catenelle se avete calcolato bene il multiplo. Sul punto alto si lavora il punto basso e sul punto basso si lavora il ventaglio. Come notate non fa una piega perché al di sotto abbiamo i ventagli. Quindi è una cosa matematica abbastanza semplice. 2, 3, 4 e 5. Sul punto alto lavoriamo il punto basso e sul punto basso lavoriamo nuovamente il ventaglio. Qui chiaramente abbiamo le 2 catenelle e andiamo a lavorare un punto bassissimo in ciascuna catenella, proprio come avevamo fatto quando abbiamo collegato le 2 coppie. Come notate anche qui c'è tutto un filo conduttore, si segue sempre una logica. Dove c'è il punto alto facciamo il punto basso, dove c'è il punto basso facciamo il ventaglio e così via. Continueremo in questo modo con tutti i ventaglietti, per cui in ciascun punto basso lavoreremo 5 punti alti e dove c'è il punto alto faremo il punto basso, l'abbiamo capito. Termineremo la riga con un punto basso e quando dobbiamo procedere per la riga successiva andremo a lavorare questa alternanza di punti alti, catenelle e punti bassi. Lavoreremo in righe di andata e di ritorno finché non raggiungiamo la lunghezza desiderata. Magari arriverò appena sotto l'ombelico, mi mantengo sempre su quelle misure. Insomma, potete anche realizzare una fascia da 10-15 cm, trasformando così il progetto in una bralette. Potrebbe essere uno spunto anche per realizzare un costume, un trichini. Insomma, con questo progetto potrete farci qualsiasi cosa. Quindi anche lì la lunghezza potete personalizzarla in base alle vostre esigenze, i vostri gusti, insomma in base anche a come vi sentite a vostro agio, è ovvio. Bene, ho terminato il mio lavoro e questo qui è il risultato. In totale ho lavorato 15 righe, tralasciando le prime righe ad ogni coppa. Ho rifinito l'ultima riga esattamente col ventaglietto ed il punto picot, riprendendo così la lavorazione sulla coppa. In totale questa lavorazione equivale a 15 cm. Se vado a calcolare le altre 6 righe, siamo a 20 cm di lavorazione. Sono appena sopra l'ombelico per una larghezza che coincide quasi con la circonferenza del busto di 60 cm. Nel frattempo ho realizzato sia un laccetto che va sulla prima coppa, realizzeremo un secondo laccetto insieme, e un laccetto che andrà applicato esattamente dietro, quindi sulla schiena. Giro il mio lavoro
chiudo in questo modo. Questo laccetto è costituito esattamente da 151 catenelle, poi ho lavorato una primissima riga a punto bassissimo per un totale di 150 punti. Bene, una volta seguito il procedimento questo sarà il risultato. Ovviamente abbiamo un eccesso, una volta che lo indossiamo andremo a regolare il tutto. Ci sarà cordoncino a sufficienza per andare a fare un bel fiocco. Ora andiamo invece al laccetto che va proprio dietro. Riprendo i miei 2 gomitoli, tra l'altro sono al secondo di lino e al secondo di Amore Drago. Mi aggancio esattamente nel primo punto basso di 2 che hanno sostituito il punto alto. Prendo i 2 fili, me li porto all'interno e avvio esattamente 61 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60, 61esima catenella. Adesso rinforzo il mio laccetto ritornando a punto bassissimo, quindi a partire dal secondo punto faccio un punto bassissimo, secondo punto bassissimo, terzo punto bassissimo, quarto, quinto, finché non lavoro tutte le catenelle e mi ritrovo esattamente 60 punti bassissimi. Ultimo punto bassissimo nell'ultima catenella e possiamo andare a chiudere la riga inserendoci sempre nello stesso punto di avvio. Punto bassissimo, catenella di sicurezza, stacchiamo il filo e sia questo filo che questo filo alla base e qualcun altro lo andiamo a nascondere semplicemente con l'ago sul retro della nostra lavorazione. Bene amiche ed amici, una volta nascosti tutti i fili in eccesso, il nostro progetto si può ritenere terminato. Ora vi do qualche idea per le nostre coppe. Se volete foderarle, però non è obbligatorio il passaggio perché la lavorazione non è traforata, quindi non si dovrebbe vedere nulla. Però se preferite, io lo farò successivamente, possiamo andare a foderare le nostre 2 coppe con uno scampolo, quindi basta tagliare un triangolino e andare a cucire. E quindi andiamo a foderare le nostre coppe. Oppure se avete tanti costumi che magari non utilizzate più, pensate che io ogni anno ne compro di nuovi, no? E mi avanzano sempre queste coppette che imbottiscono un po' il costume. Ne ho tante e sicuramente si possono riutilizzare se non utilizziamo più il nostro vecchio costume, quindi possiamo benissimo avere già la coppetta pronta, andarla a cucire direttamente qui con ago e filo ed il gioco è fatto. Chiaramente per me avere una coppa un po' imbottita e una marcia in più, insomma madre natura non è stata così generosa con me, potrebbe essere un'idea ottima, sia perché va ad imbottire, dà sostegno e in più non andrò a perdere tempo nel ritagliare lo scampolino e andarlo a cucire. Insomma, a voi la scelta, vi ho dato 2 soluzioni. Se volete foderare anche la parte del busto potete benissimo farlo, chiaramente ritaglierete un rettangolo e andrete a cucire il tutto. Io non fodererò assolutamente la lavorazione appunto ventagli perché la lavorazione traforata non mi dispiace. Se non l'avessi voluta avrei fatto direttamente una lavorazione punto alto. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Io spero vivamente che il progetto vi sia piaciuto e che proverete a replicarlo. Fatemi sapere se qualcuno di voi ha già provato il filato lino, insomma che vi faccia sapere cosa ne pensa, e anche il filato drago che non è da meno. Vi aspetto come sempre giù nei commenti, supportatemi con un bel pollice all'insù. Vi ricordo che i materiali sono di Borgo dei Pazzi, trovate i loro filati appunto sul loro shop Borgo
borgodepazzi.com e se desiderate acquistare i prodotti in maniera singola potete reperirli presso uno dei tanti shop presenti sulla penisola italiana ma anche all'estero. Comunque se andate sul motore di ricerca e scrivete il nome, il titolo di ciascun filato verrete riportati direttamente allo shop. Per qualsiasi dubbio o informazione potete comunque contattare l'assistenza clienti WhatsApp di borgodepazzi.com, loro saranno lieti di rispondervi. Tutti i contatti utili sono come sempre sotto il video nel box informazioni. Vi ringrazio anche oggi per l'attenzione, grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia, vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial, un bacino a tutti!